Lazaro al Torino, la storia di un altro calciatore ritrovato, per il quale l'Inter potrebbe nuovamente dover ringraziare Ivan Juric, che dopo Federico Di Marco, diventato oggi poi un giocatore molto importante, un elemento importante della nostra Inter, sta rilanciando anche l'esterno austriaco, ancora di proprietà dell'Inter. In molti ci avete chiesto di fare un approfondimento sulla stagione di Lazaro al Torino per sapere come sta effettivamente andando con la maglia granata. Lo facciamo insieme ad un esperto di Casa Toro, Andrea Calderoni, giornalista di Toro News. Ciao Andrea, ben ritrovato su Passione Inter. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Andrea, grazie per la tua disponibilità. Allora, ci eravamo già sentiti nei mesi scorsi. Ti chiederei innanzitutto, prima di passare all'argomento un po' centrale di questo contenuto di oggi, un flash da parte tua sulla prima parte di stagione del Torino, che come è andata, come sta andando questo Toro durante, appunto, dopo questa prima parte di stagione. Penso sia un Toro in linea con quelle che potevano essere le aspettative della vigilia, nel senso che in estate ha cambiato parecchi elementi, ha perso due colonne come Bremer e Belotti. Comunque mi sembra un Toro che abbia sfornato delle prestazioni all'altezza, ha avuto una fase di appannamento appena all'inizio dell'autunno e questo l'ha fatto un po' rallentare. Forse è stato dettato anche dal fatto che è mancato Ricci per un mese e mezzo e questo si è fatto sentire anche per questo tentativo di cambiare pelle da parte di Sì. Juric al suo Toro rispetto alla passata stagione, un po' più di possesso palla, sempre l'aggressività chiara delle squadre di Juric, però anche un tentativo di avere un po' meno fisicità, non un tentativo, nel senso in rosa c'è un po' meno fisicità, allora si deve provvedere con qualche altra arma. Ecco, l'arma probabilmente in più è Ricci, quando è mancato Ricci si è fatto sentire molto nel computo totale del Torino, però in linea generale direi molto bene. Probabilmente la macchia più grande dell'inizio della stagione del Torino è stata la prestazione nel derby, che come spesso capita è stata deludente, alquanto deludente, però ce ne sono state altre molto positive, vedi quella con il Milan ad esempio. Sì, chiaro. Un Toro quindi che ha cambiato pelle o comunque ha provato in parte a cambiare pelle, diciamo che però comunque nello schieramento, nello scacchiere di Juric, il ruolo degli esterni rimane sempre molto importante e quindi arriviamo a parlare di Valentino Lazaro, di proprietà ancora dell'Inter, come dicevamo, in prestito con diritto di riscatto al Toro. Eh, Prima domanda che ti faccio, siete sorpresi per quello che è il rendimento che sta avendo? Quali erano anche un po' le aspettative quando è arrivato? Beh, chiaramente le aspettative non erano altissime, eppure nel giro di 15 giornate ha completamente scalzato Vojvoda dal ruolo di titolare nel ruolo di terzino destro, di laterale difensivo destro. Ecco, questa è sicuramente di laterale sinistro, pardon. Questa è sicuramente la grande novità che riguarda Lazaro e che riguarda un pochino il Torino in generale. Mi sono confuso su destra e sinistra perché in realtà è stato bravo anche a mettersi in mostra dall'altra parte, nel senso che si sta ben mettendo in evidenza e si sta dimostrando anche duttile, tanto che Juric l'ha schierato già 11 volte titolare dall'inizio del campionato su 15 giornate. Questi sono numeri alquanto significativi e penso che nemmeno il più ottimista tra i tifosi di Granata si sarebbe aspettato quando è stato annunciato Valentino Lazaro un tipo di rendimento di questo calibro. Non ha avuto un inizio di stagione facilissimo, penso ad esempio alla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, poi mano a mano ha carburato, si è dimostrato anche molto bravo ad esempio nei calci piazzati, proprio nella partita contro il Milan ha servito lui l'assist per Gigi, quindi un giocatore che si è ristabilito a un buon livello, non so se poi può essere il livello dell'Inter che ambisce a vincere il campionato, a qualificarsi per la Champions League, però per una squadra come il Torino che invece
veleggia a metà classifica o nella parte sinistra della classifica o che può lottare per la Conference League, sicuramente Valentino Lazaro sta nel mazzo. Ecco, probabilmente la più grande sorpresa della prima parte della stagione del Torino è il fatto che Lazaro ha scalzato Vojvoda nel ruolo di Sì. titolare. L'altra probabilmente è il rendimento di Vanja Milinkovic-Savic, che è tornato su buoni livelli, anzi è arrivato a buoni livelli come probabilmente mai era accaduto da quando gioca nel Torino. Decisamente, decisamente. Ci hai già fatto una bella panoramica sicuramente su Lazzaro. A livello di compiti, diciamo destra e sinistra, si sta specializzando quindi probabilmente più sulla sinistra, come dicevi anche tu. In come lo sta utilizzando Juric? Quali sono un po' i suoi compiti principali nello schieramento del Toro? Beh, sicuramente gli sta dando, tanto spazio dal punto di vista offensivo, ecco. Gli esterni di Juric, come giustamente sottolineavi tu Lorenzo, sono molto predisposti anche a un'azione aggressiva, quindi sono, loro anche i primi ad essere chiamati ad un'aggressione alta, ma nello stesso tempo devono dare un ampio supporto a quelli che sono i 2 trequartisti e quindi molto spesso lo vediamo in posizione offensiva, lo vediamo in zona cross. È sicuramente un Valentino Lazaro propositivo quello che cerca di mettere in campo Juric e proprio questo aspetto sta piacendo a Juric. Devo dire anche che la tenuta fisica di Valentino Lazaro è stata in qualche modo sorprendente, non aveva fatto intravedere grandi cose nelle ultime stagioni, aveva anche avuto non sempre dei minutaggi così elevati come quelli che ha trovato a Torino, dove ripeto 11 partite da titolare sono parecchie. Secondo me ha trovato anche una comfort zone dal punto di vista psicologico e mentale, quindi si è calato bene nella parte, sa che per lui è un'opportunità importante quella del Torino, è una piazza sì significativa, sì che ti mette peso, però è una piazza dove sinceramente se le cose vanno anche discretamente bene, come è successo quest'anno e l'anno scorso, è anche una bella piazza in cui lavorare. Certo. Juric lo sa bene questo, lo ha anche sottolineato più volte, tolto qualche coro, qualche striscione contro Cairo e questa quindi diatriba sempre aperta tra i tifosi e Cairo, è una piazza in cui veramente si può vivere senza troppe pressioni. Questo può essere un bene, può essere un male, dipende dai punti di vista. Probabilmente il Toro è una delle tante provinciali anche che c'è nel nostro campionato con un passato ben più glorioso. Certo. Si possono aprire 1000 capitoli su questo, però nel senso Lazaro secondo me sta sfruttando al meglio la propria opportunità e a Juric piacciono i giocatori duttili e lui si sta dimostrando duttile alla causa del Torino. Ecco, ti faccio un'ultima domanda dal punto di vista tecnico. Con Di Marco, diciamo, Juric è riuscito a portarlo ad un altro livello sicuramente. L'Inter ne ha beneficiato portandosi a casa un giocatore più completo anche dal punto di vista difensivo, pur con qualche errore che inevitabilmente ha commesso in questa stagione e mezza, con l'Inter Di Marco. Ma, su Lazzaro diciamo all'Inter si è visto poco, abbiamo avuto poco materiale a disposizione per valutarlo, diciamo. Doti offensive si erano già intraviste, dietro forse per giocare nel 3-5-2 qualche problemino in più lo ha avuto. Ti chiedo se stai vedendo una maturazione da questo punto di vista, oppure quali sono magari i suoi punti di forza e dove lo hai visto migliorare in queste settimane al Toro? Sì, ho fatto riferimento ad esempio alla partita contro l'Atalanta d'inizio stagione dove causò anche un penalty e quel penalty poi trasformato da Koopmeiners permise all'Atalanta
di vincere la partita, una partita abbastanza equilibrata. Lì ci fu un errore grave dal punto di vista difensivo, ecco, da parte di Valentino Lazaro. Sicuramente è più predisposto all'attacco piuttosto che alla difesa, però rispetto ad esempio ad altri laterali difensivi del Torino, e questo secondo me è un suo merito che anche Juric apprezza, ha una certa costanza di concentrazione nell'arco della partita. Questo gli permette magari di essere meno incisivo rispetto ad altri nel ruolo di laterale difensivo, nella parte difensiva, però questa concentrazione di fondo e anche questo dinamismo atletico garantiscono una costanza di prestazione che magari altri laterali del Torino al momento non possono garantire, e uno di questi è anche Singo, che ha alcuni vuoti di sceneggiatura nel corso di una stessa partita o magari nel corso di un periodo. E Singo ha avuto una fase di calo abbastanza Sì. evidente e poi si è ripreso negli ultimi 3 o 4 partite prima della sosta per il mondiale. Ecco, quindi sicuramente il fatto di avere una carta anagrafica un po' più avanzata rispetto a Singo, rispetto anche a Vojvoda o rispetto a Aina, permette a Lazaro di sfruttare questa maggiore esperienza che si è fatto anche su campi importanti e con società importanti, ecco. Certo. E quindi per chiudere, secondo te accennavi già al fatto che forse per l'Inter, poi correggimi se sbaglio, lo vedi rilanciato ma ancora, non ha raggiunto forse quel livello lì. Quindi nel caso in cui non dovesse riuscire a rimettersi a disposizione per l'Inter, non dovesse tornare ad essere un giocatore interessante per l'Inter, pensi ci possa essere mercato per lui? Lo stesso Torino, secondo te, può essere interessato a trattenerlo in maniera definitiva, può rappresentare anche una sorta di tesoretto magari per l'Inter. Beh, sicuramente lui adesso abbiam fatto riferimento alla carta d'identità, è un 96, quindi è in una fase diciamo di maturazione conclusiva in qualche modo, sta raggiungendo l'apice di quella che può essere la sua carriera. Francamente mi sembra complicato vederlo reinserito nell'Inter e protagonista nell'Inter da titolare o comunque appunto da grande protagonista su una corsia laterale. Poi tutto può succedere, però è un giocatore che sicuramente di mercato ne può avere, anche il Torino può essere interessato a Lazaro, nel senso che il Toro dal punto di vista degli esterni ha la questione aperta di Singo, ha comunque Vojvoda che ha vissuto una stagione un po' particolare, a Aina che si sta rilanciando, però è un altro che ha richieste soprattutto dalla Premier League. Ha una situazione insomma in forte evoluzione sulle corsie esterne, e poter avere magari un Valentino Lazaro ristabilito e soprattutto nuovamente coinvolto anche dal punto di vista mentale nel calcio italiano, potrebbe essere un buon punto di riferimento per il Torino. Basti pensare poi a cosa è successo quando però aveva già un'altra età a Christian Ansaldi, ecco, è arrivato al Torino e ha svernato al Torino, ma ha fatto sicuramente un ottimo tragitto nel Torino, Sì. ecco. Probabilmente è ancora in uno step sotto rispetto alla carriera di Ansaldi Valentino Lazaro, perché appunto ha ancora 26 anni, però potrebbe aver trovato una sua dimensione. Molto spesso si fanno dei passi molto grandi e poi bisogna un attimo ricalarsi nella giusta parte, anche nel calcio come nella vita, e forse questo può essere il caso di Valentino, no? Diciamo, quindi c'è questo diritto di riscatto in favore del Torino a 6 milioni di euro. Al momento comunque non è una notizia d'attualità, non è una discussione che in No, casa non è Toro stiamo ancora, no, no, affrontando. sì, infatti in casa Toro si discute maggiormente di Vlasic, anche perché Okay. poi alla fine
come sempre capita, fa più notizia chi fa gol o chi Certo. no, e quindi attualmente si parla di più, rimane Vlasic oppure no, il Toro metterà le sue fiche lì, però secondo me un pensierino su Valentino Lazaro, se dovesse continuare a garantire questo tipo di prestazioni, lo farà il Torino, anche perché, ripeto, è a tutti gli effetti un titolare, ecco. Sì, 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 sì. E anche perché dall'altro lato, e poi ti saluto Andrea, c'è chi continua ad accostare all'Inter Singo, di cui hai parlato anche tu, ne hai accennato poco fa, c'è chi ipotizza che, visti anche i rapporti tra i 2 club, potrebbe esserci magari, chissà, un possibile scambio proprio con Lazaro, qualche operazione incrociata. Un flash finale: come lo vedi Singo? Hai parlato di una ripresa nelle ultime giornate. Secondo te è un profilo che potrebbe interessare all'Inter? Può accadere qualcosa oppure non lo vedi pronto? Allora, potenzialmente Singo ha tanto, però probabilmente, con l'arrivo di Juric, lo stesso Juric si aspettava una crescita di Singo maggiore rispetto a quella che effettivamente è avvenuta in questi 16 mesi di gestione Juric. È un giocatore un po' incostante, a passo, a fisico, non ha colmato del tutto alcuni vuoti di sceneggiatura che ancora si verificano costantemente all'interno di una sua partita, e soprattutto anche recentemente ha avuto una fase down abbastanza preoccupante, tant'è che ci si chiedeva dove fosse finito il vero Singo. Forse è ritornato in parte nelle ultime 3-4 partite prima della sosta per il mondiale. Chiaro, se mi dovessi chiedere, vedi più Singo o il ritorno di Valentino Lazaro Mh, all'Inter, ti direi che probabilmente propendo per Singo, perché è un giocatore che deve fare vedere probabilmente ancora qualcosa, sì. può far vedere ancora qualcosa, poi non so se ci riuscirà. Però anche Singo avrà dopo il mondiale, quindi dopo la sosta per il mondiale, un compito di mettersi in mostra maggiormente rispetto a quanto fatto nelle prime 15 giornate, ecco. Non è stato il miglior Singo questo di inizio stagione, il Toro si aspetta tanto da lui, si aspetta anche tanto dalla possibile entrata di Singo, un po' come è successo per Bremer, quindi punta tanto su Singo. È chiaro che Juric lo aspetta, lo ha fatto lavorare parecchio, lo ha anche però bacchettato quando c'era da bacchettarlo, perché alcune volte non è stato il Singo che tutti si aspettavano, ecco. Certo, certo, certo. È il ruolo di Juric, ed è sicuramente un allenatore che tanti giocatori li ha saputi valorizzare. Vedremo se ci riuscirà di nuovo, anche con Lazaro, con Singo. Andrea Calderoni, Toro News. Andrea, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie, alla prossima. Ringraziamo allora Andrea Calderoni, io vi saluto, vi ricordo che poi potete approfondire con noi questi temi nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Vi lascio poi in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, anche il link ad un altro approfondimento che abbiamo fatto nelle scorse ore sul centrocampo dell'Inter. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.